Come anticipato nella recensione del modello 2021, oggi arriva il primo confronto ufficiale su Sherlock, quindi lasciate un bel like per questo format e iscrivetevi al canale, così mi fate capire che bisogna portarne altri. Oggi parliamo di questi due modelli perché secondo me ha molto senso confrontarli per andare un pochettino a chiarire magari qualche dubbio o rispondere alla domanda: ha più senso comprare il modello 2020, che se ne trovano ancora a valanghe sui siti, scontato, o andare a prendere il modello 21 a prezzo pieno per avere magari qualche prestazione in più? Non lo so, è quello che scopriamo oggi. Seguitemi. Il lattice rimane l'URG 2.0 in tutti e due i modelli, quindi sicuramente uno di quegli aspetti che non andrei a valutare per andare a scegliere un guanto piuttosto che un altro. Come detto in questa recensione, probabilmente il giallo l'ho sentito un pochettino più morbido e mi si è rovinato anche un pochettino di più, il nero era più compatto e più resistente. Secondo me era un discorso di partite di lattici, abbiamo sempre l'URG 2.0, quindi diciamo che non mi sento di dire che uno batte l'altro, perché effettivamente sono gli stessi lattici. Arriviamo al taglio. Qua abbiamo una piccola differenza. Abbiamo sì taglio negativo su entrambi i modelli, ma abbiamo una diversa costruzione del pollice. Infatti i gussets, gli inserti che troviamo sul modello 2020, che andavano un pochettino a girare su tutte le dita, cosa che fa anche nel 2021, non andavano anche sul pollice, cosa che appunto succede in questa nuova versione. Questo per me porta a vestire il pollice leggermente più largo. Trovo il taglio del pollice nel modello 2020 più aderente e probabilmente lo preferisco. Per quanto riguarda poi i tagli, sono negativi, uguali, vestono sostanzialmente identici. Cambia leggermente giusto la lavorazione alla base del palmo, poca roba che non influisce assolutamente sulle prestazioni, è solo un discorso prettamente estetico e grafico. Costruzioni del guanto realizzate con lo stesso materiale sulla carta. Abbiamo materiale knit su entrambi. Ci sono stato tanto a sbatterci la testa se fossero diversi materiali e secondo me, non sono sicuro di questa cosa, ma il materiale del modello 2020 era un pochettino più pesantino e un pochettino più stretto. Questo secondo me ne porta a una calzata migliore. Infatti, spoiler, io preferisco il modello 2020 a livello di calzata rispetto a quello del 2021. Per quanto poi riguarda la costruzione degli spikes, come detto, si differenzia evidentemente perché ce ne sono molti di più nel modello 2020, ma questo non cambia niente a livello di funzionalità e comunque è solo un discorso estetico. Discorso per quanto riguarda l'estetica che vince clamorosamente secondo me nel modello 2021. Come detto però, il guanto 2020 e in generale mi veste in maniera più aderente alla mano, lo sento più mio e tra l'altro l'ho utilizzato anche di più, l'ho indossato più volte, quindi in teoria anche se si fosse diciamo smollato il materiale, in ogni caso lo sento tuttora più aderente rispetto al modello 2021, che comunque veste aderente, non è un guanto largo, stiamo parlando di piccolezze, però ecco, se dovete scegliere il guanto in base al fitting, in base a quanto vi sta aderente alla mano, sicuramente andrei sul 2020. Un ultimo dettaglio che potrebbe andare leggermente a cambiare insomma un pochettino la sensazione durante l'utilizzo, ma poca roba. Parliamo di due modelli, chiarisco, che sono veramente simili e a momenti identici. È sicuramente il discorso 3 stripes sul dorso. In questo caso abbiamo 3 strisce in gomma e anche abbastanza spesse, mentre qua ce le abbiamo semplicemente disegnate graficamente, insomma con un pochettino di silicone, di stampa. Questo, quando si va a piegare un po' la mano, dà leggermente più sostegno, e qua invece si ha un po' più di libertà, un po' più di generale, meno consistenza sul dorso. Quindi in conclusione,
Per me non vale la pena spendere tanti più soldi per il modello 2021 a meno che voi non siete dei grandi amanti del design, insomma di stare al passo con i tempi e dell'estetica, perché secondo me è obiettivamente, non obiettivamente perché di obiettivo sulla bellezza non c'è niente, però a me il modello 21 piace di più. Per quanto riguarda invece la calzata, devo dire la verità, preferirei il 2020 perché lo sento più aderente e anche la costruzione del pollice la preferisco. Parliamo quindi di dettagli che secondo me non giustificano la differenza di prezzo che si potrebbero trovare, perché veramente in questo momento ci sono tanti sconti e ha senso prendere secondo me il 2020 per risparmiare qualche soldino. Spero di aver risposto a qualche vostro dubbio. Fatemi sapere qua sotto se avete altre domande, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like per questo video confronto, vedremo se arriveranno altri, cioè se lo apprezzate arriveranno sicuramente altri. Noi ci vediamo in un prossimo video, un saluto dagli amici da Sherlock Gloves.